Ciao a tutti cari amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo o più ampio, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive, grazie. Abbiamo l'appeso. Amici della Vergine. L'appeso potrebbe parlare di quello che è un periodo di stop, un periodo di fermo, magari voluto da voi o magari è un periodo, diciamo così, voluto ehm, da, da forze esterne. Quello che sì, diciamo, si mette in evidenza è il fatto che in questo momento avete l'occasione di vedere le cose da un altro punto di vista. È come se fosse un periodo di riflessione per voi. Per certi versi è come se sentiste di avere le mani legate. Per altri versi si potrebbe appunto sfruttare questo periodo di riposo forzato per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista, insomma. Andiamo a vedere qui che cosa abbiamo con questi oracoli. Un bivio, quindi qui probabilmente c'è qualcuno che sta pensando che strada prendere, da che parte andare, ok? Il bivio parla sempre di quello che è il prendere una direzione. È una carta numero 13, magari per qualcuno ha un significato particolare, ok? E si tratta proprio di, diciamo così, fare una sorta di analisi, di valutazione per capire da che parte è giusto andare per voi. Abbiamo poi la tribù e questa carta parla di è un numero 8 innanzitutto e parla di cercare di, ehm sì, di cercare comunque persone che vi sappiano valutare, che vi sappiano dare il giusto valore. La tribù alle volte fa anche riferimento al fatto che voi siate un punto di riferimento per qualcuno, per una tribù, per una famiglia, per un gruppo magari lavorativo, per un gruppo di amici, visto che questa comunque è una stesa di relazioni. Guardate che cosa è uscito? Anime gemelle. 41 è il numero della carta, quindi anche qui per qualcuno si potrebbe parlare di quello che è proprio una relazione di anime gemelle, ok? Quindi una relazione per destino. Mm? Andiamo a vedere cosa vi dicono i tarocchi. Abbiamo un 6 di bastoni, il 10 di pentacoli. Quindi il 6 di bastoni è una bella carta, parla comunque di quello che è, scusate, di quello che è un successo, di quello che è un riconoscimento, di quello che è il raggiungimento di un qualche tipo di obiettivo, ok? E difatti poi abbiamo anche un bellissimo 10 di pentacoli che è, diciamo, la carta dell'appagamento per eccellenza, da un punto di vista concreto, da un punto di vista materiale. Può parlare di famiglia, può parlare di quello che è. Qui avevate la tribù, ce lo vedo un po' collegato con questo 10 di pentacoli, che parla proprio appunto di quello che è un gruppo, una famiglia allargata. Per certi versi fa riferimento anche a quello che è una stabilità economica o magari ad un premio che arriva, un premio in denaro intendo, o un aiuto da parte di qualcuno. Comunque è una carta di compimento, è un 10, è una carta che parla di una sorta di felicità, se vogliamo familiare, o comunque di quello che è un gruppo, magari anche di amici, come dicevo prima. Anche se sento, per molte persone si tratta proprio di quello che è la felicità che si sono costruiti in questa vita, perché qui abbiamo anime gemelle e la tribù. Quindi si parla proprio di quello che è il
nella prima parte, diciamo così, della lettura c'è quello che è il riconoscimento, se vogliamo, l'appagamento, il risultato, mi verrebbe da dire, un risultato molto appagante, devo dire. Quello che si sento con questo 9 di bastoni è che fondamentalmente c'è qualcuno qui che ha paura di qualche cosa. Avendo poi anche l'asso di spade dopo, potrebbe far riferimento ad aver paura a dire qualche cosa, oppure visto che comunque qui c'era la carta un bivio e l'asso di spade fa riferimento a qualche cosa che bisogna tagliare, potrebbe essere che, in questo momento abbiate una sorta di paura di fare questo tipo di scusate, di comunicazione, questo tipo di scelta, questo tipo di perché si tratta fondamentalmente di trovare una determinazione, io credo. Avete l'appeso. L'appeso parla di quello che è un periodo di riflessione, okay? È vero, probabilmente non vi sentite liberi di fare come volete, ma avete in questo momento l'occasione di, diciamo così, studiare il piano. E poi abbiamo questo bivio, quindi sicuramente qualcuno deve decidere e con l'asso di spade è forte questo bisogno di tagliare una situazione, una situazione, ripeto, potrebbe anche semplicemente essere il lasciarsi indietro una discussione, non è che necessariamente siano sempre tagli drastici o che ci debba sempre essere così un po' il dramma. Avete poi anche un 8 di spade e qui sento che davvero avete dei sensi di colpa, c'è un qualche tipo di paura, lo vedo sia dal 9 di bastoni che dall'8 di spade. C'è un qualche tipo di pensiero che vi fa, se vogliamo, girare un pochettino in tondo, ma infatti è anche un po' l'energia che esprime la carta dell'appeso, ok? Questa persona che è appesa a testa in giù, che sta cercando di letteralmente girare i pensieri, è a testa in giù, vede il mondo da un'altra angolazione, da un altro punto di vista e, sento che con questo 8 di spade il periodo comunque è molto, pensieroso, okay. Andiamo a vedere che altro. Queste sono troppe. Andiamo a vedere che altro vi dicono. L'asso di spade, fa anche riferimento al fatto che in questo momento non abbiate una sorta di chiarezza mentale, ma ce lo dice anche l'appeso fondamentalmente. È come se doveste mettere in ordine determinati pensieri per riuscire a intraprendere questo bivio, questa scelta, insomma. Vi faccio presente che la carta del bivio qui è una carta numero 13 e nei tarocchi la carta numero 13 è la carta della morte, parla di trasformazione, di rigenerazione. Abbiamo poi un 8 di pentacoli, quindi per qualcuno ci può essere di mezzo il lavoro o un qualche tipo di situazione economica o monetaria, perché anche qui avevamo il 10 di denari, scusate, un 6 di pentacoli. Ehm, Però è valido perché essendo comunque quello che ho appena detto, perché essendo comunque una carta di denari ha sempre quella valenza un po' materiale, diciamo così, no? Andremo poi a specificare dopo con i tarocchi più piccoli, diciamo così, di che cosa si tratta questo 6 di spade, ma sento che è una questione di equilibri. O qualcuno all'interno di questa situazione, di questa relazione, sta dando di più di quello che sta ricevendo, oppure si tratta di dover imparare a dare il giusto, ok? Il 6 di pentacoli ehm, è una carta che comunque appunto, come vi dicevo prima, parla di quello che è il trovare un certo tipo di equilibrio, okay, la persona, okay, sta facendo l'elemosina, però pesa quello che dà, soppesa, okay, quello che dà. Poi abbiamo un 2 di bastoni e un re di pentacoli. Quindi di nuovo il 2 di bastoni è un 2, le carte numero 2 normalmente parlano di quello che è il lo scegliere, okay, andare avanti, diciamo così. Fa anche riferimento a quello che voi state, diciamo così, a quello a cui voi state aspirando, Ehm, oppure potrebbe far riferimento al tipo di
futuro che voi vorreste, magari proprio con questo Re di Pentacoli. Allora, se non avete nessuno, il Re di Pentacoli potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita alla fine del periodo. Ehm, Potrebbe, se non aveste nessuno, se non entrasse nessuno alla fine di questo periodo, potrebbe anche essere una persona, diciamo così, con una certa influenza che magari vi aiuta a uscire da questa situazione di appeso. Mhmm Normalmente con il Re di Pentacoli, si fa riferimento a quelle che potrebbero essere delle figure come avvocati, come, psicologi, come anche se lo psicologo non lo sento tanto, mi parlano di dentisti. Diciamo potrebbe essere una persona che come ruolo, okay, come lavoro, come professione, ha scelto una di quelle professioni dove c'è tanto da studiare, Potrebbe anche essere una persona, diciamo così, con una certa notorietà, magari una persona anche pubblica. Però ecco, adesso andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi, però comunque vi sento partire da una situazione comunque di appagamento, anche se magari appunto questo appeso non vi permette di muovervi come vorreste, però comunque non state male, ecco. Sì, l'asso di spade dice e anche comunque l'otto diciamo questa zona della lettura, fa capire che comunque avete bisogno in un certo senso di fare chiarezza mentale. Ci sono determinati tipi di pensieri che continuano a essere, costanti, no, è un lavoro che state facendo per cercare l'equilibrio, per cercare di andare, io credo, verso questa persona. Comunque andiamo a vedere perché abbiamo il 6 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo Fante di coppa al contrario, la sacerdotessa al contrario, che mi si era girata anche prima, non so se ci avete fatto caso, la regina di pentacoli. Allora facciamo così, queste qui le metto su. Ok, allora abbiamo detto Fante di denari al contrario, 2 di spade al contrario, regina di spade e carro al contrario. Sia il carro che il 2 di spade sono 2 carte, diciamo il 2 di spade è un altro 2, quindi anche lì è un bivio, è la stessa energia di questa carta, okay? E per certi versi, essendo uscita sopra, diciamo così, il 6 di bastoni, è come se qualcuno non volesse prendere questa decisione, ma difatti ce l'abbiamo, perché qui abbiamo l'asso di spade. Siete in una sorta di confusione mentale, non sapete bene da che parte andare. E vi dico che state pensando con la testa, cioè nel senso state facendo quello che è solo un lavoro con la testa. Non vedo coppe qui. Quindi, il tipo di direzione che dovete prendere è come se fosse più calcolata che non sentita, in questo momento da quello che vedo con le carte, eh. Adesso andiamo avanti così vi do qualche nozione in più, qualche informazione in più. Allora abbiamo scusate, un cavaliere di spade, un 7 di coppe e un 7 di spade che per spiegare il 10, ehm di denari. Ecco, vedendo le carte che sono uscite qua sopra, mi verrebbe da dire: non è tutto oro quello che luccica. Il cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona, okay, ehm o potrebbe rappresentare la vostra energia anche, no, mi parla di quello che è una sorta di determinazione nel raggiungere quelli che potrebbero essere gli obiettivi, nel raggiungere quello che potrebbe essere l'appagamento materiale, l'appagamento economico, la stabilità, una certa ricchezza, sì. Però abbiamo anche un 7 di spade al contrario, okay, quindi qui c'è qualcuno che o sta nascondendo qualcosa o sta cercando di raggiungere questo 10 di pentacoli in maniera, diciamo così, non troppo trasparente e cristallina. Oh, scusate. Andiamo a vedere il 9 di
bastoni è spiegato da un altro 6 di bastoni, ce l'avevate già qui. Ecco, abbiamo un 4 di bastoni e la carta del diavolo al contrario. Io credo che qui qualcuno abbia paura, visto che comunque il 9 di bastoni esprime per certi versi una persona che si è difesa, no? Che comunque si sta ancora difendendo per paura di incappare di nuovo nelle stesse situazioni del passato. Io sento che qui qualcuno è un po' incastrato da quello che è la famiglia, da quello che è la situazione che avete adesso, da quello che potrebbe essere appunto, qui avete il bivio, qui è vero avete le anime gemelle, però avete anche il diavolo al contrario. Il diavolo al contrario parla di manipolazione molte volte. Il diavolo in sé parla di una situazione che costringe, di una sorta di schiavitù, e qui comunque abbiamo la carta dell'unione felice, quindi il 4 di bastoni, che anche questa parla di anime gemelle, tra l'altro. Quindi credo che per qualcuno il fatto di si tratti di restare in una situazione dove c'è una sorta di stabilità, però in realtà ci si sta un po' raccontando delle bugie con questo 7 di spade, perché non si è completamente appagati, ma ci si sente costretti, ci si sente, giustamente come dice anche l'appeso, con le mani legate. Andiamo a vedere l'asso di spade, per piacere, grazie. Guardate un'altra volta il 9 di bastoni, 6 di spade e un'altra volta il 2 di bastoni. C'è qualcuno qui che non riesce a guardare al futuro. Probabilmente avete bisogno di staccarvi da quello che è o una mentalità o un qualche situazione proprio familiare. È un po' come se le carte vi dicessero: lascia andare, diciamo, c'è troppa paura di lasciare andare indietro al passato, di fare questo taglio, ok? C'è paura di guardare al futuro. Andiamo a vedere l'8 di spade. È spiegato da un fante di bastoni, da un 7 di bastoni e da un 5 di pentacoli al contrario. Credo che qui qualcuno si sia un po' incapponito, intestardito in quello che è il difendere la propria posizione. Abbiamo questo 5 di pentacoli al contrario. Il 5 di pentacoli normalmente fa riferimento a quelle che potrebbero essere delle perdite di tipo economico. Qua avevate un 10 con la carta delle illusioni e la carta delle bugie, quindi sento che qualcuno qui non ammette. Vi faccio presente che il 5 di pentacoli molte volte fa anche riferimento a quelli che sono degli atteggiamenti di codipendenza, ok? E qui abbiamo un diavolo al contrario che parla di manipolazione, quindi per un gruppo di persone potrebbe risuonare il fatto che ci siano comunque delle bugie, che ci siano comunque delle manipolazioni, degli abusi proprio. Ok, andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Sento che qui qualcuno si sta sentendo incastrato, magari perché si ha una famiglia. Ok, ancora una carta per il 6 di pentacoli. Allora è uscito il giudizio, poi abbiamo il fante di spade e il mago. Io sento che con questo 6 di pentacoli c'è la necessità, c'è la necessità di mettere dei paletti, mi verrebbe da dire, ok? Perché comunque abbiamo la carta del giudizio che parla di quello che è un risveglio. Quindi è come se aveste preso consapevolezza di quello che è come vi posso dire? Quello che potete fare voi per manifestare la vostra realtà, per manifestare quello che volete. È un po' come se vi fosse rendendo conto che giocando, se vogliamo, su quello che è il gioco degli equilibri, scusate la ridondanza,
è come se riuscisse a controllare, ad avere più sotto controllo la situazione, semplicemente cambiando quello che date e quello che non date. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. È come se ci fosse qualcuno che qui rimane dentro una situazione perché, è una situazione, diciamo così, che garantisce una sorta di stabilità, però in realtà è una stabilità di tipo materiale, ma il resto non lo sento. Guardate, c'è anche l'asso di coppa al contrario. È come se non ci fosse questo cambio, questa trasformazione. Voglio andare a vedere anche il re di pentacoli per piacere. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario. La morte al contrario, arcano numero 13, così come la carta del bivio. E la ruota della fortuna. Allora, qui con questo 2 di bastoni abbiamo l'asso di coppe al contrario, il cavaliere di bastoni e il fante di coppe. Allora, è come se sentissi che qui qualcuno arriva a porgervi delle scuse, però arriva. Allora, il fante di coppe fa riferimento a qualcuno anche un po' immaturo, se vogliamo, perché comunque è un fante, che viene per porgervi questa coppa, okay? Il cavaliere di bastoni normalmente è associato all'amante, nel senso proprio alla persona che ama con passione, e l'asso di coppe, che normalmente è associato ai nuovi inizi, a quello che è un nuovo progetto, a quello che potrebbe essere anche l'innamoramento, è al contrario. Quindi c'è una sorta di ritorno, se vogliamo, però, mhmm, c'è una sorta più che di ritorno, come se ci fosse un'offerta, una proposta. Per qualcuno vuol dire che il fante di coppe vi porgeranno delle scuse, per qualcun altro è una semplice offerta, magari a un progetto, a fare un viaggio, a stare un po' di più insieme, sento anche. La stesa finisce comunque con questo re di pentacoli, spiegato da un 5 di bastone al contrario, dalla carta della morte al contrario e dalla ruota della fortuna. È come se non cambiasse la situazione con questa ruota della fortuna che rappresenta sempre i cambi veloci e repentini, è come se cambiasse qui, per certi versi, il modo di discutere, il modo di confrontarsi con l'altro o con gli altri in generale, okay? Il re di, pentacoli, come vi dicevo prima, potrebbe far riferimento a una persona, diciamo così, di un certo potere, e qui sento che cambiano un po' le dinamiche, abbiamo, è vero, la morte al contrario, ma la ruota della fortuna al dritto. Quindi sento che qualche cosa cambia, ma ancora non si è pronti per fare questo taglio di cui mi parla l'asso di spade. Ma si inizia, diciamo così, a capire qual è la via giusta di cui parlava all'inizio questo bivio. È un po' come se iniziassero a schierirsi un pochettino le idee verso la fine del periodo. Ripeto, cercate di valutare, della situazione che avete, che cosa vi dà una reale stabilità e che cosa invece sono illusioni, okay, perché qui c'è bisogno di lasciarsi indietro qualche cosa, c'è bisogno di schierirsi le idee, avete bisogno di iniziare a controllare un pochettino di più quello che è anche il vostro, mi parlano di dispendio, okay, quindi è come se ci fosse da controllare di più quello che spendete, cercare magari di, adesso io non lo so, che se siete persone che tendono a risparmiare piuttosto che a godersi il denaro, giustamente guadagnato, però ecco, fate un bilancio, okay, anche in questo senso è un po' come se dicessero: "Okay, cerca di capire, cerca di studiare, ehm, o comunque avete la carta del giudizio, a qualcuno verrà un'idea, verrà un'illuminazione, ci sarà comunque una presa di consapevolezza su quello che vuol dire avere un controllo sulle proprie risorse fondamentalmente, okay? Però ecco, ripeto, il re potrebbe essere alla fine del periodo che comunque, sia una persona che magari vi dà una mano, vi dà un consiglio o la vostra persona di interesse. Vi dico,
Per essere una stesa, diciamo così, a livello affettivo, non vedo molti movimenti energetici. Sento che è più una questione di sicurezza vostra, cioè sento che è più una questione di buttare giù quelle che sono le illusioni, avevate anche il 2 di spade, per riuscire a fare questa chiarezza mentale, per uscire da questa situazione di appeso, per uscire da questo bivio. È come se doveste imparare un attimino a ricalibrare le vostre energie, le vostre risorse. E nel momento in cui voi fate questo, siete diciamo così impegnati a fare questo, qualcuno qui arriva. Arriva, potrebbe essere anche solo, come vi dicevo, quello che è la scusa, cioè il fare le scuse, porgere le proprie scuse, potrebbe essere una persona che arriva con questo cavaliere di bastoni, potrebbe essere, ripeto, una persona nuova, oppure il re di pentacoli potrebbe rappresentare eventualmente la persona di interesse, una persona che semplicemente vi viene a dare una mano, vi aiuta a cambiare quello che potrebbe essere la vostra prospettiva, perché comunque anche il sentirsi al sicuro a livello emotivo vi fa star tranquilli, quindi ci può stare anche con quello che è la lettura a livello affettivo. Sento che una cosa per molte persone è proprio un discorso di lavoro personale. È un po' come perché comunque abbiamo di nuovo anche il diavolo al contrario e sì, parla di schiavitù, ma parla anche di una sorta di amor proprio che manca. Sento che questo periodo è, diciamo così, improntato, se vogliamo, in questo senso. Ariete, ti sto facendo una lettura lunghissima, mi è scappato un po' di mano. Allora, abbiamo fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. E questo ha molto senso perché qua sento questa sorta di costrizione, sento questa sorta di doverci star dentro. È un po' la situazione dell'appeso, no? Quello che vi dicevo prima. Si, si è in una situazione dove si sente che ci sono le mani legate, però in realtà si è in una fase di osservazione, in una fase di valutazione per capire come poter uscire da questa impasse, come poter scegliere in questo bivio. E anche il 2 di spade è la carta del bivio, no? Però ripeto, la stesa finisce bene, avete una ruota della fortuna bellissima. Bene, cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!